Cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui dal nostro studio virtuale di Runner 451. Oggi parleremo di allenamenti lunghissimi. Allora, non andremo a definire che cos'è in maniera specifica un lunghissimo, ma andremo a fare una lista di consigli per affrontarli al meglio, e sarebbe carino anche che, se avete delle idee, dei consigli, delle strategie che utilizzate, le scrivete nei commenti. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale YouTube e di seguire Runner 451 anche su Facebook e Instagram per tantissimi altri video, articoli e servizi dedicati agli amanti della corsa, runner consapevoli e felici. Allora, i lunghissimi, ho detto non lo definirò, ma voglio fare una precisazione veloce. Spesso quando si parla di lunghissimo si pensa solo al lungo lento, cioè un allenamento sopra, poi dopo c'è chi lo definisce già sopra i 18 km, ma diciamo il lunghissimo sopra i 24-25 km o anche sopra le 2 ore di corsa, fatto al ritmo del fondo lento. Assolutamente questo è un lunghissimo lento, ma i lunghissimi possono essere anche fatti a velocità e intensità diverse. Soprattutto più mi avvicino al periodo gara e soprattutto se non sono un runner principiante, posso correrli al ritmo gara o in parte al ritmo gara, posso correre in maniera progressiva, posso correrli in maniera variata. Insomma, le modalità per correre lunghissimi sono tante. Ora andiamo a vedere quali possono essere i consigli per affrontarli al meglio, perché spesso è un allenamento che può mettere in crisi fisicamente ma anche mentalmente. Allora, il primo consiglio classico ma assolutamente evergreen, quindi sempre valido, è quello di approcciare i lunghissimi in maniera progressiva, non il lunghissimo ma nel susseguirsi delle settimane di allenamento. Significa che se non ho mai corso ad esempio una distanza di 20-22 km e magari la mia distanza che ho corso fino ad oggi sono 15, non devo, perché magari ho la maratona fra 2 mesi, fare subito tantissimi chilometri. Quello che devo fare è riprogrammare la maratona più avanti. Ovviamente in questo caso ho preso proprio un esempio quasi assurdo, e arrivare ai 22, 24, poi fino ai 30 e anche più chilometri in maniera progressiva, aumentando di un pochino la distanza nell'allenamento nel lunghissimo successivo, che però non deve essere fatto tutte le domeniche. Ad esempio potrebbe essere, non so, il mio obiettivo è di riuscire a correre, faccio degli esempi capire, il mio obiettivo è riuscire a correre 30 km, oggi sono capace di correrne 20, correrò questa domenica 20, magari la domenica dopo ne correrò 22-23, quella dopo farò un allenamento più breve. Dico la domenica perché è il giorno in cui di solito abbiamo a disposizione più tempo per correre, e poi dopo la domenica ancora dopo ritornerò a farne 23-24. Ecco, una crescita progressiva graduale, proprio perché per evitare infortuni e per abituare, adattare il mio fisico all'aumento di carico, sempre che io non sia un runner super principiante, quindi in quel caso va benissimo i lunghissimi corsi tutti a fondo lento. Posso in questi lunghissimi, come dicevo prima, inserire anche qualche chilometro un po' più veloce. Ad esempio oggi sono in grado di correre 20 km al ritmo del fondo lento, magari il mio obiettivo per arrivare a correre più chilometri non sarà solo aumentare il numero di chilometri, ma nell'allenamento successivo ne correrò ad esempio sempre 20, ma gli ultimi 4-5 hanno un'intensità un po' più elevata. Poi l'allenamento dopo aggiungerò 1-2 km e poi quello dopo gli stessi chilometri con un pezzettino un po' più elevato, proprio per allenare diverse qualità ma anche diverse componenti che mi aiutano ad affrontare più chilometri sia in allenamento ma poi dopo soprattutto in gara. I lunghissimi non l'abbiamo detto, ma vengono corsi già per la mezza maratona, comunque fare soprattutto in fase di preparazione, non nelle settimane quindi prima della gara, correre 23, 24, 25 ma anche più chilometri è sicuramente d'aiuto. Per la maratona poi diventa fondamentale. Un consiglio veramente importante è: studiate bene il percorso, ok? Quindi non uscite improvvisando. Cosa significa studiare bene il percorso? 1. Sapere che cosa mi aspetterà, cioè è un percorso in piano, mi aspettano delle colline, è asfaltato, è sterrato, studiatelo bene. L'altra cosa,
essendo un'uscita lunga avrete bisogno di bere / integrale, poi ne parleremo. Ecco, se riuscite a studiare un percorso con delle fontane ad esempio a disposizione, oppure riuscite, è un po' più complicato, ma ad organizzarvi lasciando dei punti acqua, se non volete correre cioè anche chi fa senza fare trail running lunghissimi con lo zainetto da trail, magari con 2 borraccine, cercate comunque di studiare perfettamente il percorso. Idratarsi è fondamentale, non si può pensare di fare più di 2 ore di corsa senza bere, quindi una soluzione va trovata. Una soluzione alternativa a questa è fare, che è molto allenante anche dal punto di vista mentale, perché diventa complicato, è fare il lunghissimo su un circuito. Quindi mi studio un circuito, ad esempio devo fare 25 km, mi studio un circuito di poco più di 8 km da fare 3 volte e lascio nel passaggio il bere e gli integratori che magari utilizzerò. Mentalmente è complicato, perché quando passo di lì la prima volta magari riesco a fare un secondo giro, soprattutto se magari il punto è casa vostra, è casa mia. Al secondo giro dovete veramente avere una grossa resistenza, o come va di moda dire adesso anche resilienza, per non piegarvi, anzi per non spezzarvi e fermarvi e non finire il vostro allenamento. Assolutamente, quindi pianificare il percorso e anche pianificare come affronterete l'integrazione. Abbiamo parlato del bere, ma quando andiamo a affrontare distanze più lunghe diventa fondamentale prendere gli integratori prima, sicuramente durante e anche a fine allenamento. Per questo vi lascio un link qui nella descrizione del video dove abbiamo affrontato il tema insieme a un professionista per l'integrazione sulle lunghe distanze. Sapete bene che dopo 1 ora e mezza, 1 ora e 40 le scorte di glicogeno tendono a scarseggiare, quindi o il gel o comunque integratori che vi permettono di assumere zuccheri possono essere fondamentali, come possono essere importanti anche qualcosa che abbia aminoacidi ramificati per non andare in catabolismo. Poi dei consigli proprio più per l'aspetto mentale, perché è un allenamento duro da affrontare. Ad esempio, è una cosa che avevo scritto anche nel libro, il manuale doc di Via Tuttusamente per la corsa, l'andata e ritorno. Devo fare 30 km, studio un percorso che si allontani 15 km da casa mia o dal punto di partenza e faccio il ritorno sullo stesso percorso. Qual è il vantaggio? Intanto bisogna fare in modo che questi 15 km non abbiano scorciatoie sul ritorno, quindi che non siano circolari e si possa tagliare, ma proprio che si allontanino in maniera che gli altri 15 li devo fare per forza e non potrete farne meno di 30. Quindi quello è un vantaggio, nel senso che vi trovate in una condizione che non potete fare a meno che riuscire a concludere l'allenamento. L'altro è che il ritorno vi sembrerà un pochino di essere in discesa, perché è una strada che avete già fatto e vedrete proprio un countdown, no? Ok, mi manca sempre meno, lo vivrete proprio probabilmente come una seconda parte più facile, ovviamente mentalmente, non fisicamente, ma può essere un aiuto. Altro consiglio è correre da solo o in gruppo, ne abbiamo già affrontato in un video, potete cliccare qui se lo state guardando su YouTube e poi andare anche al video se è meglio correre da solo in gruppo. Allora, il consiglio potrebbe essere la prima volta che fate tanti chilometri, se avete modo, farlo con qualcuno, sicuramente sarà più facile. Questo dimostrerà a voi, al vostro fisico e alla vostra testa che siete in grado di correre quei chilometri. Allo stesso tempo, se state preparando una gara, perché in gara c'è tanta gente ma poi alla fine si è da soli, vi consiglio assolutamente di fare alcuni almeno dei lunghissimi, o il lunghissimo più importante da soli, perché questo sarà veramente allenante dal punto di vista mentale. Quindi il consiglio è, magari in preparazione, se volete, non è obbligatorio, condividetelo con qualche amico o con una scorta in bici se qualcuno vi vuole accompagnare, ma fate almeno un allenamento di questo tipo da soli. Bene, amici di Runner 451, se avete dei trucchi, dei consigli che utilizzate, condivideteli nei commenti, che saranno di aiuto a tutti i runner, e io vi rimando a un prossimo video. Ciao!